Ciao a tutti e a tutte, benvenuti in questa nuova puntata di Future for Work. Oggi parleremo di diversi temi. Partiremo dalla DEI per parlare di bias, dei bias generazionali e del mito della meritocrazia, e lo faremo insieme a un'esperta di questi temi. Oggi è qui con me Martina Fugatti. Ciao Martina. Ciao Luna. Come stai? Bene, grazie. Allora, iniziamo da un tema di cui sentiamo veramente spesso parlare, una sigla che ritorna molto spesso all'interno delle aziende, nel racconto delle aziende, nel racconto di come sta cambiando il mondo del lavoro, che è la DEI. Che cos'è la DEI? Diversità, equità e inclusione sono 3 valori oggi fondamentali nel mondo del lavoro. Quando parliamo di diversità intendiamo avere tutti al tavolo, tutte le identità e le caratteristiche delle persone rappresentate. Quando parliamo di inclusione intendiamo che se siamo a quel tavolo abbiamo anche una voce che viene ascoltata e una voce che può esprimersi pienamente. Quando invece parliamo di equità intendiamo che tutte le persone rappresentate abbiano la possibilità di avere le stesse opportunità, quindi non dare a tutti le stesse cose, ma a tutti quello di cui hanno bisogno per partire dallo stesso punto di partenza. Quindi insomma sono 3 valori cruciali, è un tema molto divisivo, ma in realtà tutti vogliamo essere pienamente noi stessi, tutti vogliamo vivere in un mondo equo e giusto e tutti vogliamo appartenere. Quindi ha ben poco di divisivo. Esatto, in realtà è una cosa che fa bene a tutti, appunto, come dicevi, ed è fondamentale soprattutto in questo momento, direi. Lo è sempre stato, però in questo momento ci troviamo in una fase in cui dobbiamo cercare di intrecciare, tessere i rapporti tra le varie generazioni. Che ruolo ha la DEI? Le generazioni nel mondo del lavoro oggi hanno un grande impatto nella DEI perché è una delle diversità più presente oggi nel mondo del lavoro. Insieme, stiamo parlando ovviamente di un contesto italiano, certo, perché in altri contesti sono altre quelle preponderanti, ma se fino negli ultimi 2 decenni si è parlato soprattutto di genere in Italia, oggi il tema sul tavolo sono le generazioni. Come mai c'è stato, questo cambiamento? O meglio, più che cambiamento, abbiamo cambiato la prospettiva. Prima appunto guardavamo il genere, oggi guardiamo le generazioni. C'è qualcosa che si è rotto, che si è incastrato? Secondo te, cosa vedi in questo momento? Oggi abbiamo 4 generazioni che convivono nel mondo del lavoro. Abbiamo i baby boomer, abbiamo la generazione X, abbiamo i millennial o generazione Y, e abbiamo la Gen Z. Sono tutti diversissimi. Sono tutte diversissime, hanno caratteristiche diverse in termini di valori sì, e in termini anche di esperienze e anche di vissuto, di grandi eventi, anche storici, anche politici, sì, a cui hanno partecipato. Pensa solo alla Gen Z con la pandemia, per esempio, no? All'impatto che ha avuto su questa generazione. Quindi queste generazioni che convivono con tutte queste forme di diversità creano conflitti, quindi oggi nel mondo del lavoro dobbiamo occuparci di questi conflitti e capire come gestirli. Certo, ed è proprio da questo punto che possiamo cercare di capire questa incomprensione da dove nasce. Tu parli tantissimo, molto spesso, soprattutto all'interno di un libro che hai curato, di cui, come sai, io mi sono innamorata, che si chiama in italiano Stop Bias, di diversi tipi di bias. In particolare, quello che vorrei chiederti è cosa sono i bias, in che modo i bias generazionali, visto che ce ne sono tantissimi,
influenzano questo rapporto tra generazioni e di cosa parliamo appunto quando parliamo veramente di bias. Allora, intanto non esiste una parola in italiano che può tradurre bene che- la parola bias, per questo siamo abituati a usarla in inglese. I bias li traduciamo come pregiudizi inconsapevoli, in realtà sono delle scorciatoie mentali che il nostro cervello usa per poter affrontare la quantità di informazioni che riceve. Le ricerche dicono che noi riceviamo ogni giorno 11 milioni di bit al secondo di informazioni e ne possiamo gestire consapevolmente solo 40. Tutto il resto lo gestiamo con una parte inconscia del nostro cervello e per poterlo sopportare cognitivamente, se no sarebbe troppo oneroso per il nostro cervello, usiamo degli escamotage mentali per gestire queste informazioni e questi escamotage mentali sono appunto i bias. Ovviamente quando siamo più stressati, più affaticati, oppure quando abbiamo relazioni con chi è diverso da noi, ricorriamo di più ai bias e li usiamo nelle relazioni, li usiamo nel mondo del lavoro anche quando assumiamo qualcuno oppure quando costruiamo il nostro team. Sono anche un po' un rifugio, quindi, oltre ad essere una scorciatoia, o comunque un rifugio fittizio. Sì, lo sono, però creano contrasto, conflitto e discriminazione. E in questo senso i bias di per sé non sono né buoni né cattivi, ma a seconda di come li usiamo, ovviamente creano un impatto, buono o cattivo. Per esempio, se pensiamo tra le generazioni, il primo bias che mi viene in mente è il bias di somiglianza, no? Quindi chi si somiglia si piglia. Quindi subendo questo bias nelle relazioni noi propendiamo per lavorare con le persone che ci somigliano. E come appunto tu dici spesso, come appunto parlavamo di questo anche l'ultima volta che ci siamo incontrate, il bias di somiglianza è un rischio, per esempio, per i gruppi, per la collaborazione aziendale, perché si rischia di appiattire la diversità. Sì, creiamo gruppi omogenei, sì. E tutta la ricchezza che può provenire dalla diversità la perdiamo. Se pensi ai baby boomer, per esempio, loro hanno questa attenzione alla stabilità, alla lealtà, no? E sono abituati a usare anche strumenti diversi per esempio dai millennial, della Gen Z, come loro usano le email, e la Gen Z e i millennial usano Slack, WhatsApp, i social media, e quindi è un grosso problema anche comunicare tra loro. Certo. Le giovani generazioni hanno bisogno di feedback continui e immediati. Le generazioni più mature sono abituate ad avere momenti in cui ci si dà i feedback con calma. Invece un Gen Z che lavora con te, invece, se non rispondi subito al messaggio, magari visualizzi e non rispondi, comincia ad avere disagio. Ovviamente questi sono conflitti che sembrano minimi ma che poi hanno impatti enormi nel mondo del lavoro. Certo. Se siamo abituati, è come se noi ci abituassimo a creare gruppi interni e gruppi esterni, no? Chi mi somiglia fa parte del mio gruppo interno. Perché ci aiutano anche a sentirci parte di un gruppo, ovviamente, i bias. C'è un grosso tema di appartenenza, c'è un grosso tema di appartenenza e laddove io appartengo sto bene. Dove invece non mi sento pienamente riconosciuto, visto, sto male. Quindi le nuove generazioni da una parte vogliono essere viste e capite, ascoltate e poter esprimersi pienamente, dall'altra le generazioni più mature anche loro stesse vogliono... Certo, hanno ovviamente le loro necessità, il loro bias a loro volta. Anche il bias di conformità è un altro bias che nei conflitti generazionali impatta tantissimo.
tendiamo a conformarci a modi di lavorare a cui siamo abituati. Mhm. E le generazioni su questo sono molto diverse e quindi non hanno nessuna voglia Certo, di di magari anche di adattarsi. adattarsi, assolutamente. E come si disinnesca un bias? Se c'è una pratica che possiamo utilizzare, ovviamente ce ne sono, come dicevi, tantissimi, però c'è qualche modalità, qualche esempio, qualche esercizio che noi possiamo mettere in atto già da oggi per disinnescarli? Un bias che è una pratica che noi suggeriamo spesso è quella della flip question, Mhm. cioè chiedersi davanti a una situazione conflittuale è: ma se la persona che ho davanti avesse 25 anni di esperienza, o piuttosto che dall'altra parte, se quella persona non appartenesse a un'altra generazione, io agirei così, o la penserei così, Mhm. avrei usato lo stesso tono nel rivolgermi a lei, per esempio. Questo è una pratica semplice, Certo. ma che ha un impatto straordinario nel mitigare i bias. Oppure quello di avere un bias buddy, cioè scegliere una persona nell'organizzazione a cui tu ti puoi rivolgere per confrontarti su determinate situazioni. Ovviamente deve essere una persona che non ti somiglia per genere, per identità, per caratteristiche etniche oppure generazionali, e in questo modo è qualcuno a cui puoi andare a chiedere: ma in questa situazione secondo te ho avuto un bias, come posso affrontare questa situazione? Piuttosto che allargare la propria cerchia. Mhm. Allargare la propria cerchia è un'altra pratica utile a disinnescare i bias, perché immaginati se alla mensa aziendale tu pranzi sempre con le stesse persone. È quello che dico sempre in ufficio, sempre, cioè io cerco sempre di mischiare le O persone in nel ufficio. team tu Sì. inserisci sempre le stesse persone della tua generazione. Ovviamente lì non c'è alcun scambio Sì. generazionale e non c'è neanche la possibilità di imparare a interagire con un'altra generazione. Certo, che è un rischio, ovviamente. E in tutto questo, dove si colloca invece questa retorica di cui sentiamo altrettanto parlare del mito della meritocrazia? Cioè, quando noi ci siamo incontrati, una cosa che aveva affascinato in particolare me e di cui appunto tu sei esperta, e ho proprio pensato: glielo voglio chiedere nel podcast perché è fondamentale, è appunto il mito della meritocrazia. Cioè siamo cresciuti, tra virgolette, a pane e volere e potere. Cioè, se vuoi veramente una cosa, allora te la riesci a prendere, allora con la fatica la riesci ad ottenere, la tua crescita professionale dipende solo ed esclusivamente da te, quando in realtà, appunto, basta guardare i bias da cui siamo circondati e di cui noi stessi siamo vittime, per capire che naturalmente non è così semplice, non basta semplicemente la nostra volontà. Che ruolo gioca il mito della meritocrazia all'interno di questo contesto? Ma gioca un ruolo enorme e anche fa una grande pressione sulle generazioni. Penso per esempio ai baby boomer, quando guardano le nuove generazioni che dicono: beh, ce l'ho fatta io, ce la devi fare anche tu. Anche le donne Sì. con questo mito dell'aver sfondato il tetto di cristallo. no? Dicono: io ce l'ho fatta, ce lo può fare Sì. anche. In realtà ci illudiamo che il mondo del lavoro sia meritocratico. Le persone che hanno raggiunto un certo successo non lo hanno raggiunto solo perché sono state capaci, perché hanno avuto merito, perché hanno avuto talento, ma anche perché hanno avuto opportunità. Certo. E noi di questa cosa ci dimentichiamo spesso. Il mondo in cui viviamo è un mondo disegnato da pochi per pochi e di conseguenza è pieno di iniquità sistemiche. Se queste iniquità fossero risolte, allora forse il merito avrebbe senso. Il merito è, per esempio,
l'alibi che usiamo quando vogliamo boicottare le quote. Mhm. Io non sono una grande fan delle quote, penso che non siano la soluzione, penso che siano parte della Esatto, sono soluzione. assolutamente d'accordo. Ma c'è anche un tema culturale, no? Certo. Oltre che, quindi risolviamo anche con le categorie protette, per esempio, Certo. no? Servono le categorie protette perché le persone con disabilità abbiano opportunità di Certo. lavorare, ma poi non è la soluzione. Però detto questo, il merito... Cos'è? E perché ci siamo aggrappati a questo merito per costruire la nostra identità? Per giustificare le iniquità sistemiche, per nasconderle anche. E invece oggi è necessario trovare strumenti, politiche, regole all'interno delle organizzazioni per fare in modo che tutti abbiano le stesse opportunità di crescita, opportunità di formazione, opportunità di esprimere il proprio pieno potenziale. In tutto questo la soluzione, tra virgolette, soluzione che possiamo trovare è quella dell'alleanza. Alleanza tra generazioni, tra diverse generazioni, come abbiamo visto, quindi non facilissimo, perché mettere d'accordo così tante teste appunto diverse, di diverse età, non deve essere semplice, ma cercare di mischiare appunto queste generazioni per far sì che riescano a trovare una soluzione o comunque un compromesso per lavorare e per collaborare insieme. Sì, le generazioni devono essere innanzitutto consapevoli dei propri privilegi. Privilegi, i baby boomer per esempio hanno avuto il privilegio della stabilità economica, certo, no? Che noi salutiamo invece, cioè almeno la mia generazione lo saluta. Le generazioni, la Gen Z per esempio, i millennial non sanno di cosa parliamo, però sono per esempio generazioni che nativi digitali per esempio, che hanno piuttosto che persone che hanno potuto imparare delle lingue che le generazioni precedenti magari hanno faticato a imparare. Quando si è consapevoli dei propri privilegi e non si vivono come una colpa, ma si vivono come una responsabilità. Difficilissimo tra l'altro, non viverli come una difficile, colpa. però è davvero importante. Lo scatto è viverlo come responsabilità. Se io ho un privilegio e lo vivo con responsabilità, allora posso attivare l'alleanza. È come se tra le generazioni l'alleanza fosse un ponte per avvicinare due realtà che non si parlano, che hanno dei conflitti. Allora costruire ponti, pratiche dopo pratiche, anche quelle che abbiamo citato prima, è una possibilità di risolvere i conflitti generazionali e servono però patti e alleanze, perché ognuno deve cedere una parte del proprio privilegio per poter andare incontro all'altra generazione. E oggi non è possibile chiedere alle giovani generazioni che hanno precarietà e salari insostenibili di l'integrazione pensionistica. Non c'è la possibilità proprio. Quindi allo stesso tempo, avendo generazioni mature ancora nel mondo del lavoro, va garantito anche a loro lo spazio di poter ancora agire nel mondo del lavoro e poter ancora appartenere al mondo del lavoro. Allora le soluzioni sono per esempio il reverse mentoring. Il reverse mentoring è una delle opportunità che ha il mondo del lavoro per risolvere i conflitti. Immaginati una nuova generazione che possa supportare le generazioni più mature con strumenti o per imparare ad usare gli strumenti digitali, per esempio. Piuttosto che avere politiche che non riguardano categorie a silos, l'etnia, le donne, l'abilismo, la disabilità, ma provare a costruire delle policy
che riguardano i bisogni delle persone. I bisogni delle persone, i bisogni individuali sono bisogni universali in realtà. Cioè, se tu crei una policy sulla flessibilità, che è un tema insomma che oggi abbiamo, non vai solo a risolvere o a rispondere ai bisogni delle nuove generazioni, della Gen Z per esempio, vai anche a risolvere magari i bisogni di un baby boomer che ha un genitore anziano E di non cui può deve uscire, occuparsi, certo, o di una certo. mamma della millennial che ha un figlio piccolo che ha bisogno di Certo che ha bisogno di flessibilità, o un flessibilità. papà. Quindi i bisogni possono essere molto più universali di quello che ci aspettiamo. Certo, Siamo perché magari abituati. pensi di soddisfarne uno, ma in realtà ne stai soddisfacendo centinaia, se non migliaia, probabilmente. Questo è possibile farlo solo se le generazioni condividono lo stesso tavolo e si confrontano con trasparenza sui propri bisogni. Certo. Quindi va aperto un dialogo che in questo momento fatica. È anche bisogna cedere parte dei propri privilegi. È un po' un compromesso. E non è facile, non siamo disposti a farlo, ma non è solo una cosa che riguarda il mondo del lavoro, riguarda anche il nostro senso di essere cittadini e di partecipare al bene della vita sociale, perché laddove le persone staranno bene, tutte, questo avrà un impatto anche nella nostra vita sociale, Certo. non solo sul lavoro. Se tu dovessi scegliere per concludere un elemento, un consiglio, uno strumento da utilizzare domani stesso, sia all'interno delle aziende, del mondo del lavoro, ma anche fuori, quale sceglieresti? Da dove iniziare se una persona volesse da domani prendere parte al cambiamento? Su questa tematica, secondo me, bisogna lavorare sull'intelligenza generazionale, quindi forzare i team affinché siano intergenerazionali e mettere al lavoro più generazioni, allargare i team, diversificarli e fare in modo che imparino a collaborare. E in questo modo penso che il futuro del lavoro avrà delle buone opportunità di avere un impatto sia all'interno dell'organizzazione sia nella nostra società. Grazie mille Martina, è stata una bellissima chiacchierata. Grazie.